Buongiorno, in attesa del 25 giugno, giorno in cui finalmente verrà reso pubblico quel famoso dossier del Pentagono, continuiamo a fare dei ragionamenti aggiungendo dei pezzi e ora facciamo anche una incursione autorizzata nel mondo latino, nel mondo romano. Poi vi spiegherò perché autorizzata. Allora, i ragionamenti proseguono ovviamente su quelle che sono le anticipazioni pubblicate soprattutto dai giornali stranieri, tipo il New York Times, oppure cose dette anche dalla televisione svizzera. Per esempio, vabbè, noi già sappiamo che il 25 di giugno non tutto verrà reso pubblico, perché ci sarà comunque un capitolo che rimarrà, come si usa dire, classificato, cioè non verrà aperto per il pubblico. Quindi comunque ci saranno delle cose che non ci diranno. Va bene, pazienza, noi facciamo dei ragionamenti sulle cose che ci dicono. Allora, intanto quello che sta avvenendo è già di una importanza fondamentale, l'ho già detto nel video precedente, perché è veramente come una sorta di spartiacque, nel senso che fino ad oggi si poteva e si poneva una domanda, e la domanda era questa in genere: ma tu credi alla esistenza di oggetti volanti non identificati? Credi all'esistenza di oggetti volanti non spiegabili? E spesso la risposta poteva essere no, poteva essere sì, e diciamo talvolta la risposta sì veniva poi, come dire, presa con un certo sarcasmo. Con un certo sarcasmo perché gli oggetti volanti non identificati in realtà venivano tutti, apparentemente tutti spiegati. Tutti spiegati anche con una certa semplicità, direi con una certa faciloneria, perché diceva ma sì, ma perché è evidente che è questo, è evidente che è quello, eccetera. Adesso non è più così. Adesso le fonti ufficiali ci dicono che questi oggetti volanti non spiegati continuano a rimanere non spiegati, tant'è che li hanno chiamati UAP, cioè Unidentified Aerial Phenomena. Hanno tolto, come ho già detto, il termine, vorrebbero togliere il termine UFO perché è troppo legato al concetto degli alieni e non ci sono evidenze che siano di origine aliena. L'altro aspetto importante che ci dicono, almeno gli americani ci dicono, non siamo noi, non sono nostri. Adesso anche i cinesi hanno detto che non sono loro. E in particolare i cinesi hanno detto che hanno messo una sorta di task force a studiare questi fenomeni, quindi questi oggetti non convenzionali che sorvolano i loro cieli, però loro dicono di aver fatto qualcosa in più, cioè invece di affidare lo studio alla sola intelligenza umana, hanno deciso di applicare l'intelligenza artificiale perché la ritengono più affidabile. Cioè loro ritengono che l'intelligenza umana possa essere suscettibile ovviamente di errori e possa farsi sfuggire dei particolari che invece magari all'intelligenza artificiale non sfuggono. Quindi allora non sono americani, non sono cinesi, ce lo dicono ufficialmente. E per i russi, nel momento in cui registro, onestamente non so dirvi se si sono già espressi o meno. In ogni caso, quindi le cose che al momento si sanno sono queste: esistono, ma non sappiamo cosa sono, non sappiamo come funzionano e non sappiamo da dove arrivano. Allora è veramente uno spartiacque perché è cambiato il sistema delle domande. Prima era ma tu ci credi? Adesso non è più così, perché è assodato che ci siano questi oggetti, adesso le domande sono necessariamente altre. Cioè, che cosa sono? Chi li fabbrica? Chi li fa funzionare così, visto che sempre le fonti ufficiali ci dicono che sembrano violare tutto ciò che conosciamo della tecnologia e delle leggi della fisica. E poi da dove arrivano, dove vengono fabbricati. Quindi ormai le domande sono di questo tipo. Per cui vanno anche, come dire, archiviate tutte quelle spiegazioni facili, semplicistiche che venivano date prima, dicendo ma è chiaro che è questo, ma è chiaro che è quello, perché non è chiaro niente. Quindi tutte quelle spiegazioni devono essere gentilmente cestinate e dobbiamo rimanere sempre come al solito con la mente aperta in attesa, nella speranza di saperne di più.
Questa cosa però, per quanto riguarda il mio lavoro in particolare, non è relativa soltanto al presente, ma riguarda anche il passato. Cioè, se prima certi racconti contenuti nei testi antichi potevano essere derubricati con estrema, troppa facilità a racconti leggendari, a miti, a favole, a invenzioni, adesso abbiamo il diritto, come già avevamo prima, ma prima si tendeva a negarlo, adesso non lo si può più negare, abbiamo il diritto di chiederci: e se fossero veri? Visto che questi oggetti esistono? Che vedete, fino ad ora questi racconti dell'antichità, ed è qui che faremo un salto nel mondo latino-romano, un salto autorizzato a questo punto, questi racconti venivano spiegati con uno di quei termini che io non amo molto usare, perché sono termini che non sono di uso comune, ma preferisco sempre, quando parlo, farmi capire veramente da tutti. Venivano spiegati con la cosiddetta paradossografia. La paradossografia era un canone letterario ben preciso che stava ad indicare tutte quelle opere, quegli scritti che si occupavano di fenomeni fuori dall'ordinario, cioè che parlavano di fenomeni prodigiosi. Purtroppo questo termine paradossografia è stato spesso usato in un modo improprio, cioè definire un racconto paradossografico significava di per sé definirlo falso, cioè farlo diventare una favola. Se voi invece andate a vedere anche le definizioni di paradossografia, vedrete che si riferiscono invece a racconti che destano meraviglia, che destano stupore, non a racconti falsi. Tanto per intenderci, le favole di Esopo, dove ci sono animali che parlano, non sono racconti paradossografici, sono favole. Tant'è che nessuno si meraviglia o prova stupore nel leggere che la volpe parla, il corvo parla, assolutamente no, perché quelle appartengono ad un canone letterario che è diverso. Invece la paradossografia si riferisce a eventi fuori dall'ordinario, cioè a dei veri e propri prodigi. Facciamo un esempio contemporaneo. Se io vi dico, e per esempio in certi racconti antichi si parla di animali strani, animali un po' mostruosi, se io vi dico che è nato un pinguino che invece di essere bianco e nero è bianco e con una livrea giallo oro splendente e magari con le zampe color crema, che so, con le zampe color come la pelle dell'uomo, questo viene inserito nei racconti paradossografici perché ovviamente desta meraviglia e stupore, e secondo un certo errato utilizzo di questo termine verrebbe definito un racconto di fantasia. Cioè si dice, vabbè, Biglino si sta inventando una bella cosetta, oppure se fosse in un testo antico si direbbe che quell'autore si è inventato, no, quella situazione meravigliosa. No, questo è un racconto paradossografico vero, perché se voi andate su internet troverete che in una colonia di pinguini, circa 120.000, della Georgia del Sud, c'è proprio un pinguino così, che è stato fotografato più volte. Gli scienziati hanno tentato di darne una spiegazione, ovviamente senza poterlo, come dire, visitare fisicamente, però questo è un racconto paradossografico, cioè quel pinguino desta meraviglia, ma esiste davvero. E quindi, se noi andiamo nell'antichità, ci troviamo di fronte ad una situazione simile, per non dire la stessa situazione. Adesso vi faccio l'esempio di un racconto paradossografico e poi entriamo all'interno della storia romana. Questo racconto paradossografico, alcuni di voi sicuramente lo conoscono già, ma mi piace rilevarne le caratteristiche messe in evidenza dallo stesso autore, è tratto dalla guerra giudaica dello storico giudeo-romano Giuseppe Flavio, il quale, parlando degli anni in cui i romani stavano arrivando a Gerusalemme, dice esattamente questo. Non molti giorni dopo la festa, il 21 del mese di Artemisio, che è il mese dopo la Pasqua, apparve una visione miracolosa
cui si stenterebbe a prestar fede e in realtà io credo che ciò che sto per raccontare potrebbe apparire una favola se non avesse da una parte il sostegno dei testimoni oculari e dall'altra la conferma delle sventure che seguirono, eccetera. Ecco, qui Giuseppe Flavio definisce proprio la caratteristica del racconto paradossografico. È un racconto talmente straordinario che desta meraviglia e uno quasi non ci crederebbe, però ha dei testimoni. Questa è la paradossografia e quindi quando noi applichiamo questo concetto ai testi antichi dobbiamo applicarlo in un modo corretto. Allora qual è questo fenomeno? Prima che il sole tramontasse si videro in cielo su tutta la regione, qui siamo nella zona di Gerusalemme, carri da guerra e schiere di armati che sbucavano dalle nuvole e circondavano le città, eccetera, eccetera. Ecco il racconto paradossografico, cioè un qualcosa che desta meraviglia, ma che è reale al punto da avere dei testimoni. Questo racconto, tra l'altro, io l'ho ripreso anche dallo storico romano Tacito e l'ho inserito in questo libro, e Tacito ci racconta nella sua opera monumentale, le Storie, ci racconta esattamente lo stesso evento. Avvennero prodigi, si videro nel cielo scontrarsi eserciti, rosseggiare spade e il tempio risplendere di subitanei bagliori. Le porte del santuario si spalancarono d'un tratto e una voce sovrumana esclamò che gli dei fuggivano. Esattamente anche qui Giuseppe Flavio, e così lo riprendo e vediamo il parallelismo, ci dice che i sacerdoti alla festa che si chiama la Pentecoste, cioè subito dopo, che erano entrati di notte nel tempio interno per celebrarvi i soliti riti, riferirono di aver prima sentito una scossa e un colpo e poi un insieme di voci che dicevano: da questo luogo noi ce ne andiamo. Pare qui di assistere alla partenza delle cosiddette divinità che lasciano quel territorio quando arrivano i romani, ipotizziamo accompagnati dalle loro divinità, una sorta di cambio di situazione di comando. Poi, sempre per rimanere nei testi antichi, e poi passiamo a Tito Livio, così come preannunciato nel titolo, Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, ci racconta che al tempo delle guerre cimbriche successe questo: clangore d'armi e squilli di tromba furono uditi nel cielo, e spesso anche in precedenza e in seguito. Ma nel terzo consolato di Mario, quelli di Amelia e Todi scorsero armi nel cielo scontrarsi fra loro, venendo da Oriente e Occidente, e furono sconfitte quelle che venivano da Occidente. Che persino il cielo si infiammi non ha nulla di stupefacente, e in effetti lo si è visto spesso. Ecco, questi sono racconti paradossografici. Ce n'è una raccolta in questo volume che è il Libro dei Prodigi, cioè il Liber Prodigiorum di Giulio Sequente. Questa è tra l'altro una bella edizione con testo latino e fronte ed è curata da una docente universitaria, la quale nel saggio introduttivo dice esattamente questo, dice che l'autore Giulio Sequente ci offre un'esposizione ampia di eventi prodigiosi che vanno dal 190 all'11 a.C. E poi ci dice anche: non ci sono dubbi sul fatto che alla base ci sia la monumentale opera di Livio. Sembra aver definitivamente dimostrato che il confronto con l'originale liviano permette di giungere alla conclusione che i fatti prodigiosi siano tratti direttamente dalla fonte. Cioè ci dice la fonte è lo storico romano più importante che conosciamo, Livio, il quale sappiamo che ha scritto un'opera monumentale, Ab Urbe Condita, erano 142 libri. A noi purtroppo ne sono rimasti pochi, mi pare dall'1 al 10 e dal 21 al 45, poi qualche frammento di altri.
Quindi, come dire, la fonte di ciò che adesso vi leggerò, almeno in parte, è il più importante storico romano. E qui Giulio Sequente, riprendendo ciò che scrive Tito Livio, ci riporta diversi fatti prodigiosi. Difatti il suo libro si intitola Liber Prodigiorum. Per esempio, nel 166 a.C., a Cassino il sole fu visto per alcune ore della notte. Quindi il sole fu visto durante la notte e possiamo pensare magari a che cosa fosse. Nel 163 a Formia furono visti durante il giorno 2 soli e il cielo si infiammò. Andiamo avanti. Nel 154 a.C. furono viste armi volteggiare in cielo e questo ci ricorda ciò che abbiamo appena letto, per esempio scritto da Plinio il Vecchio. Procediamo ancora. Nel 147 a.C. di notte il cielo fu visto infiammarsi. Potrebbero anche essere fenomeni naturali, ci mancherebbe. Però dobbiamo prendere atto, per esempio, che nel 134 a.C. di notte ad Amiterno fu visto il sole e la sua luce durò a lungo. E proseguiamo ancora, sempre andando in questo ordine cronologico. Nel 122 a.C. in Gallia furono visti 3 soli e 3 lune, cioè 6 oggetti molto luminosi nel cielo, di cui 3 più grandi e 3 più piccoli. E qui in una nota si dice che questo evento qui è confermato anche da Plinio nelle sue storie. Anche qui parla di 3 lune. Esattamente quindi lo stesso fenomeno confermato da due autori diversi. E poi procediamo. Come vedete, gli avvistamenti nella antichità sono veramente tantissimi. Io ve ne sto leggendo una parte, così come sono tantissimi quelli odierni. E perché vi dicevo all'inizio che è una incursione autorizzata nell'ambito della storia romana? È autorizzata perché adesso sappiamo che certi fenomeni sono veri e quindi non possiamo più spiegarli o tentare di spiegarli con troppa faciloneria. Dobbiamo, come dire, riconoscerci il diritto di fare finta che siano veri, perché adesso sappiamo che fenomeni non spiegabili, attualmente non spiegabili, sono veri, ce lo dicono le fonti ufficiali. Allora, nel 106 a.C., siamo qui a Roma, fu udito un fragore in cielo e furono visti cadere dall'alto aste. A Roma in pieno giorno fu visto un bagliore che attraversava il cielo. Ognuno ovviamente è libero di pensare ciò che vuole, ma noi leggiamo i dati così come sono. A Todi e Armeria furono viste armi combattere in cielo da oriente e da occidente ed essere sconfitte da occidente. Siamo nel 104 a.C. ed è ciò che vi ho appena letto, tratto dalla storia naturale di Plinio il Vecchio. Questo è tratto da Tito Livio, quindi abbiamo una conferma di 2 autori certo di non secondaria importanza, Livio e Plinio il Vecchio. Nel territorio di Bolsena una fiamma si sollevò da terra e fu vista toccare il cielo. Chissà che cos'è partito dal territorio di Bolsena in quel momento lì. Forse non lo sapremo mai, ma certo è che è un prodigio. A Tarquinia, nel 100 a.C., al tramonto, un oggetto rotondo simile a uno scudo fu visto attraversare il cielo da occidente a oriente. Si udì anche un frastuono di armi sotterranee. E andiamo avanti. Io sto ovviamente leggendo soltanto, come vedete, salto anche molte pagine. Nel territorio dei Vestini, cioè nel Sannio, in una tenuta di campagna piovvero pietre e in cielo apparve un bagliore e tutto il cielo sembrò infiammarsi. Di nuovo, nel 93 a.C. a Bolsena, all'alba, una fiamma fu vista risplendere in cielo.
Dopo essersi raccolta in un punto, la fiamma mostrò una bocca del colore del ferro, il cielo sembrò aprirsi e colonne di fuoco apparvero attraverso questa fenditura. Nel 92 a.C. a Fiesole in cielo fu visto un fascio di luce. Nel 91 a.C. di nuovo in Toscana, all'alba, una sfera di fuoco apparve con grande fragore nella zona settentrionale del cielo. Nella regione di Spoleto, invece, una sfera di fuoco del colore dell'oro cadde a terra e, divenuta più grande, fu vista essere trasportata da terra verso oriente e coprì la grandezza del sole. E come posso qui non ricordare quello che vi ho già raccontato della vicenda di Zaccaria, quando vede arrivare un Efà volante, cioè una sfera volante, che arriva a terra, ha uno sportello che si apre, dentro c'è una femmina che apparentemente è quella che lo pilota, poi arrivano altre due donne e due esseri femminili in volo e questo oggetto viene preso e trasportato, comunque fatto volare verso oriente fin verso la terra di Shinar, come dice la Bibbia, che è la terra di Sumer, dove, dice la Bibbia, gli stanno costruendo una piattaforma. Ecco, quello che abbiamo appena letto qui, proprio pare una descrizione di un evento molto simile a quello visto da Zaccaria. A Rodi, in un accampamento, un corpo di grandi dimensioni cadde dal cielo. Una figura dall'aspetto di Iside fu vista colpire con il fulmine una macchina da assedio. Fu sentita una grande risata senza vedere di chi fosse. Nel 63 a.C. a Pompei una fiaccola ardente si estese in lunghezza verso il cielo a partire da occidente e qui riporta delle conferme in nota delle conferme di fenomeni celesti date addirittura da Cicerone. E andiamo avanti, stiamo per finire, ma mi interessava darvi l'idea della quantità di fenomeni che sono descritti nell'antichità, anche nel mondo classico, anche nel mondo romano, di cui si tende ovviamente a non parlare. O, ripeto, quando se ne parla di questi fenomeni si tende a derubricarli col termine molto, colto di paradossografia, tentando di far intendere con questo che sono necessariamente falsi. Adesso non possiamo più dire così. Adesso possiamo fare finta che siano veri, lo ripeterò sempre. A Roma, siamo nel 44 a.C., brillarono 3 soli e intorno al sole più basso una corona come di spighe sfavillò, assumendo la forma di un disco e in seguito, ritornato il sole ad un'unica orbita, per molti mesi vi fu una pallida luce. E così via. Guardate, mi fermo qui. Mi fermo qui perché vi ho dato, immagino, sufficiente documentazione di come anche nel mondo romano, nel mondo della storia romana, degli storici romani, degli storici accreditati, Tito Livio, Plinio, Tacito, ci siano racconti di questo tipo, cioè racconti di prodigi. Allora, torniamo ai ragionamenti che adesso siamo autorizzati a fare. Ci dicono che questi fenomeni esistono. Poi ci dicono che però non ne sanno nulla. Allora qui siamo di fronte a due possibilità. È vero che non ne sanno nulla. Benissimo. Se è vero che non ne sanno nulla, vuol dire che c'è qualcuno che ne sa più di loro. C'è qualcuno che ne sa più degli americani, più dei cinesi, più dei russi, qualcuno che non sappiamo dove, non sappiamo come, fabbrica quelle cose lì, le fa volare e fa fare a quelle cose lì, uso volutamente il termine cose, fa fare a quelle cose lì delle cose che il resto dell'umanità dice di non saper fare. E quindi prendiamo atto di questo. E abbiamo già detto l'altra volta come possono essere definiti. Ma c'è un'altra possibilità. La possibilità è che questa affermazione sia falsa, cioè che loro sappiano. Vi ho detto prima che il 25 di giugno il dossier verrà aperto, ma c'è un capitolo che rimarrà comunque chiuso, cioè non verrà reso pubblico. E allora siamo anche autorizzati a pensare che questa affermazione, non ne sappiamo nulla, non sia vera.
cioè che loro ne sappiano molto di più. E allora viene da pensare che viviamo all'interno di una specie di Truman Show, cioè ci raccontano solo ciò che vogliono e ci raccontano da sempre ciò che vogliono anche sulla storia dell'umanità, per tenerci chiusi in quei famosi recinti di cui parlo da tempo, recinti all'interno dei quali vengono distribuite delle verità, cioè ci viene detto dai pastori, non è un caso che le religioni usino questo termine, dai pastori ci viene detto a noi pecorelle quale erba dobbiamo brucare e dobbiamo tenere la testa bassa e accontentarci di quell'erba lì, perché altra non ce ne danno. Bene, se noi ci rendiamo conto di questo, ci rendiamo conto che siamo dentro un Truman Show, allora non so se vi ricordate il film, ma alla fine anche noi potremmo, diciamo dopo quella tempesta colossale che in questo momento potremmo raffigurare come una tempesta di informazioni che ci viene data, dopo quella tempesta colossale anche noi arriviamo a toccare la parete di questo grande teatro nel quale siamo tenuti, cominciamo a salire i gradini della quella che si usa a chiamare oggi la consapevolezza, quei gradini che portano verso quella porta di fronte alla quale anche noi, nel momento in cui scopriamo che non ci stanno ancora una volta dicendo il vero e che ci tengono nascosta sia la storia ma anche l'attualità delle vicende che riguardano l'umanità, a quel punto anche noi, chissà, magari apriremo gli occhi, faremo anche noi il nostro bell'inchino, apriremo la porta e usciremo finalmente da questo teatro nel quale ci fanno vivere da secoli. Ciao e alla prossima.